Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria. Interrompiamo gli impasti per leggervi un'agenzia di stampa che ci è appena arrivata. Questa mattina pare che Elena si sia svegliata con una voglia matta di pizza ai semi di sesamo, mentre Francesco volesse realizzare una pizza con la biga. Ma vediamo nel servizio come si è risolta questa diatriba. Per venire incontro ai desideri di entrambi ho pensato di utilizzare la farina Spigadoro per la biga e utilizzare successivamente nella fase di appretto i semi di sesamo. Questa farina è di tipo 1 e il W è ignoto resterà. Che mi è ignota e a me ignota resterà. Che mignota resterà. La spiga d'oro la utilizzerò soltanto per la biga al 60%, per il rinfresco utilizzerò la Caputo Pizzeria. Le dosi della ricetta sono 300 g di spiga d'oro, 140 g di acqua e 1 grammo di lievito secco. Io ultimamente sto utilizzando questo lievito secco comprato alla Lidl di marca Bell Bake e mi sto trovando molto bene. Per il rinfresco invece utilizzerò 200 g di farina Caputo Pizzeria, 200 g di acqua e 15 g di sale. Per fare la biga, visto che utilizzo il lievito di birra secco, vi consiglio prima di scioglierlo con dell'acqua, perché altre volte quando ho fatto la biga, il lievito di birra secco, dato che la biga non viene proprio impastata in maniera, diciamo, energica, il lievito di birra secco resta così granuloso e non si amalgama per bene. Quindi mettiamo un po' d'acqua nel lievito di birra secco e lo facciamo sciogliere. Una volta che abbiamo sciolto il lievito di birra secco, iniziamo a metterlo nella farina, così, sparso ovunque. E poi con questo dosatore iniziamo a mettere l'acqua su tutta la superficie della farina. Dopodiché iniziamo a mescolare muovendo semplicemente il contenitore. Aggiungiamo altra acqua, mescoliamo. Un po' di farina si attaccherà ai bordi, basta toglierla semplicemente con un dito, così. La farina dovrà essere completamente idratata, quindi se c'è altra farina come questa, continuate ad impastare, insomma, a muovere la biga in questo modo. Dopo pochi minuti la biga è pronta. La chiudiamo e la lasciamo fermentare per 16 ore. Ed ecco qui, dopo 16 ore, circa 16 ore, la biga è pronta. La prima cosa che faccio è innanzitutto impastare prima il rinfresco e poi aggiungo la biga. Quindi aggiungo quasi tutta l'acqua e inizio a impastare. Quindi aggiungiamo la biga. La biga ha un odore abbastanza intenso, forte, acidulo. Aggiungiamo così a pezzi e continuiamo ad impastare. Dopo circa 5 minuti ci fermiamo e aggiungiamo i 15 grammi di sale. Dopo circa 12 minuti l'impasto è pronto. Chiudiamo a una temperatura di quasi 23 gradi. Mettiamo un filo d'olio nel contenitore per facilitare l'estrazione e lasciamo lievitare l'impasto per 6 ore a temperatura ambiente e poi facciamo i panielli. E dopo 6 ore l'impasto è pronto. Allora, lo apriamo, ecco qui, bello lievitato, forse un po' troppo, però va bene così. E lo scappottiamo. Eccolo qua. Ok, allora come al solito lo devo dividere in 3 parti. Ecco qua.
Una volta che abbiamo fatto le nostre palline, prenderemo i semini di sesamo e li immergiamo in questo modo, solo di lato, perché quello che interessa è fare il bordo della pizza con i semini. Vediamo che ne esce. Eccolo qua. Ed ecco qui, sono pronti, li facciamo lievitare e poi facciamo le pizze. Ed eccoli qui, i nostri palloncini, dopo altre 6 ore di lievitazione, sono così. Prima di procedere a fare le pizze, c'è una bruttissima notizia. Si è fulminata la luce dell'F1. Quindi stasera mi sa che facciamo le pizze al buio. Allora, prendiamo il pallone, in questo caso non lo capovolgo perché non voglio intingerlo sulla parte superiore con tanta farina. Cerchiamo di togliere un po' di semola senza togliere troppi semini. Per questa facciamo una margherita, penso dal cornicione enorme. Partiamo con pomodoro e la mozzarella. Mettiamo sulla pala. Ok. Luci d'emergenza. Tipo in cantiere. Che fanno? Scoppiettano? Esplodono. Guarda tutto. I semini sono rimasti attaccati nonostante si sentivano gli scoppietti. Procediamo al taglio. Troppo simpatico come sentore in bocca, mi piace. Buono. Sono tostati. Sì, sono tostati, sono croccanti. Allora, come seconda pizza invece facciamo una carabiniera. Facciamo una carabiniera perché mi è venuto in mente il mio amico Mariano, che quando andavamo in pizzeria prendeva sempre la carabiniera. Allora, la carabiniera, che piace a Mariano, è una semplice margherita con salame piccante e con olive nere. Poi il buonnino, che ci aveva detto Ele, che altro ci voleva? L'origano. Ci voleva l'origano. Noi non abbiamo l'origano, non ci piace tanto l'origano e quindi niente origano. Quindi mozzarella, salamino piccante e olive nere. Ne abbiamo tante, ce ne mettiamo? Sì. Prese troppe forse. Nelle tenebre. Vediamo sta carabiniera, va. È cotta, anche perché è stata 1 minuto e mezzo in cottura. Giusta la cottura. Nocciolo. Mi sa che non ho pulito bene le olive. Il dente è tutto a posto.
Un dand. Come non tanto? Non è un molare quello, vero? È un'oliva, sì. No, non è un molare. Vabbè. Com'è? Già croccante. Soprattutto il nocciolo. Il nocciolo era croccantissimo. Questo è un po' meno croccante del nocciolo sicuro, però. No, dai, a parte gli scherzi, si sente il croccantino dei semi. No, buonissimo, il contrasto assurdo. Poi io non avevo mai mangiato la carabiniera, Mariano la prendeva sempre. Vabbè, Mariano si mangia tutto cose, però vabbè. Mariano la prendeva sempre, io non l'ho mai presa. Non l'ho mai presa in pizzeria, stavolta l'ho presa a casa mia. Ultime notizie a proposito della pizza con i semini. Abbiamo il nostro corrispondente in diretta dalla pizzeria. Prego. Effettivamente, signoria, ha avuto un po' di problemi a stendere, la seconda pizza mi è venuta un po' storta, però secondo me il problema è sui semini, però con un po' di pratica, piano piano si riesce pure a fare una bella pizza rotonda. Comunque il sapore era buono, devo dire la verità, faceva impressione, però vabbè, piano piano si riesce a migliorare. Buonasera. Ok, grazie mille per questi aggiornamenti e come ci raccomanda il nostro pizzaiolo di fiducia, mettete un mi piace e condividete il video. E non abbiamo, credo, altri aggiornamenti per oggi, no, per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo video.